Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vediamo come fare questo guffetto portachiavi. Questo tutorial è un tutorial speciale per me perché con questo tutorial voglio festeggiare i 300.000 iscritti. Il primo tutorial di questo canale era un portachiavi e mi è sembrato giusto festeggiare tornando ai portachiavi. Quindi non voglio perdermi in chiacchiere perché ovviamente già il tutorial è lungo, però 300.000 volte grazie, grazie, grazie. Ovviamente il progetto è un progetto semplice, veloce da realizzare, anche se ha molti dettagli e bisogna avere un po' di pazienza per metterli tutti insieme. Questa volta facciamo un portachiavi di questi con le chiavi a scomparsa. Nel tutorial vi spiego tutto, quindi non mi dilungo troppo nell'intro. Fatemi sapere però se vi piace questo tutorial e se volete che ne facciamo altri, regalandomi tanti bei like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per fare il guffetto ci serve un filato in diversi colori, io ho scelto il filato Catania, un uncinetto adeguato, questo è un uncinetto da 2,5 mm, un ago da lana, una forbice, due perline per gli occhi, queste sono da 4 mm, ago e filo per cucire le perline e poca ovatta. Per quanto riguarda il filato, siccome so che poi me lo chiedete, nella descrizione del video vi lascio il sito web della merceria Arcobaleno dove potete trovare questo filato in tantissimi colori diversi. Prepariamo un nodino iniziale e lavoriamo 9 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e partendo dalla seconda catenella dell'uncinetto lavoriamo il giro 1. Possiamo lavorare nelle catenelle come preferiamo, io lavoro nel filetto dietro. Lavoriamo intanto 7 punti bassi, 1, 2, 3, 7 e nell'ultima catenella lavoriamo 3 punti bassi, 1, 2, 3 ed ora lavoriamo sull'altro lato delle catenelle 6 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 2 punti nell'ultimo punto. In totale nel primo giro abbiamo 18 punti bassi. Lavoriamo tutto il corpo del gufo a spirale e quindi marchiamo l'inizio del giro con un filo o con un marker. Nel giro 2 lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 18 punti bassi. Nel giro 3 lavoriamo un aumento, 2 punti bassi nel primo punto, 7 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un aumento, 2 punti nello stesso punto. E ripetiamo un'altra volta, un aumento, 7 punti, un aumento. Nei giri 4 e 5 lavoriamo un punto in ogni punto, quindi 22 punti in ogni giro. Nel giro 6 lavoriamo 10 punti, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e un aumento, 2 punti nell'11° punto. E ripetiamo un'altra volta, 10 punti, un aumento. E nel giro 7 lavoriamo i 24 punti che abbiamo punto su punto, un punto in ogni punto. Nel prossimo giro lavoriamo un aumento doppio, 3 punti bassi nello stesso punto, cinque punti, 1, 2, 3, 4, 5, un aumento, 2 punti nel prossimo punto, 5 punti, 1, 2, 3, 4, 5 e ripetiamo. Un aumento doppio, 5 punti, un aumento, 5 punti. Nel giro 9 lavoriamo 4 punti, 1, 2, 3, 4 e un aumento, 2 punti nel quinto punto. E ripetiamo 4 punti, un aumento per tutto il giro. Nel giro 10 e nel giro 11 lavoriamo i 36 punti che abbiamo punto su punto, un punto in ogni punto. Nel giro 12 lavoriamo 17 punti bassi, 1, 2, 16, 17 e un aumento, 2 punti nel 18° punto. E ripetiamo un'altra volta, 17 punti, un aumento. Dal giro 13 al giro 17 lavoriamo un punto in ogni punto, 38 punti in ogni giro. Nel giro 18 lavoriamo una diminuzione e per la diminuzione prendiamo la mezza catenella verso di noi dei prossimi 2 punti, portiamo fuori il filo e chiudiamo il punto e 17 punti. 1, 2, 16, 17, una diminuzione e 17 punti. Nel prossimo giro lavoriamo una diminuzione, (16 punti), 1, 2, 3, 15, 16 e ripetiamo una diminuzione, 16 punti. E nel 20° e ultimo giro lavoriamo una diminuzione, 15 punti, 14, 15 e ripetiamo una diminuzione, 15 punti, 15 e alla fine concludiamo con un punto bassissimo nel prossimo punto e tagliamo il filo. Togliamo il marker e il corpo del gufo è pronto. Per la parte grande dell'occhio facciamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi nel cerchio.
Tiriamo il filo e chiudiamo il cerchio e chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. Una catenella e nel giro 2 lavoriamo un aumento in ogni punto, 2 punti bassi in ogni punto. E alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. Una catenella e nel giro 3 lavoriamo un punto, un aumento nel secondo punto e ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. E alla fine del giro tagliamo il filo un po' lungo. Infiliamo il filo in un ago senza punta e facciamo la chiusura invisibile entrando in tutta la catenella del primo punto basso del giro. E rientriamo al centro della catenella dell'ultimo punto. E dietro facciamo un nodino. Facciamo un altro dischetto uguale a quello che abbiamo lavorato assieme, per esempio di un altro colore, e poi ne facciamo 2 più piccoli, bianchi, lavorando solo i primi 2 giri dello schema dell'occhio. Per le ali facciamo un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. Questa volta però lavoriamo a spirale, quindi mettiamo un marker e nel giro 2 lavoriamo 6 aumenti, 2 punti bassi in ogni punto. 1, 2, nel giro 3 lavoriamo un punto e un aumento, 2 punti nel secondo punto e ripetiamo un punto, un aumento per tutto il giro. Nel giro 4 lavoriamo un aumento nel primo punto e 2 punti, 1, 2 e ripetiamo un aumento, 2 punti per tutto il giro. Ed ora lavoriamo le piume. Iniziamo lavorando 4 catenelle e un punto bassissimo nel punto in cui abbiamo lavorato già l'ultimo punto basso del giro. 5 catenelle, un punto bassissimo nel prossimo punto, 6 catenelle, un punto bassissimo nel prossimo punto, 7 catenelle, un punto bassissimo nel prossimo punto, 6 catenelle, un punto bassissimo nel prossimo punto, 5 catenelle, un punto bassissimo nel prossimo punto, 4 catenelle, un punto bassissimo nel prossimo punto e tagliamo il filo un po' lungo. E anche qui raccordiamo il lavoro entrando in tutta la catenella del punto successivo e rientrando al centro della catenella del punto bassissimo. E anche delle ali ne facciamo 2 identiche. Per il becco prepariamo un nodino iniziale, facciamo 2 catenelle e nella prima lavoriamo un punto basso. Giriamo il lavoro,
una catenella e lavoriamo 2 punti bassi nell'unico punto basso della riga precedente. Giriamo il lavoro, lavoriamo una catenella e un punto basso in ognuno dei 2 punti bassi della riga precedente. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo un po' lungo. Iniziamo a cucire il gufetto dagli occhi, cucendo la parte bianca a quella colorata, e la posizioniamo in questo modo, in modo che da una parte coincidano i lati e dall'altra parte sporge tutta la parte più grande del disco colorato. Cuciamo con il punto indietro, passando sotto le catenelle della parte bianca, e andiamo avanti. Non serve cucire tutti i punti, passando sotto le catenelle. Un punto indietro sotto la catenella e qualche punto avanti. In questo modo passiamo dietro anche il filo del cerchio magico e annodiamo insieme questi 2 fili. Per fare i ciuffetti nella parte alta della testa prepariamo un nodino iniziale, estraiamo l'uncinetto ed entriamo in un punto d'angolo, qui così. Estraiamo l'asola, facciamo una catenella e in questo punto un punto basso. 4 catenelle, 1, 2, 3, 4, un punto bassissimo nel punto basso, prendendo questi 2 fili. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, un punto bassissimo nello stesso punto, 4 catenelle, un punto bassissimo nello stesso punto. E tagliamo il filo un po' lungo. Il filo di inizio e fine lavoro li facciamo passare all'interno. Rovesciamo il lavoro e li annodiamo assieme. Usando sempre il punto indietro che abbiamo usato per cucire la parte bianca dell'occhio alla parte colorata, cuciamo anche gli occhi e le ali al corpo. Io ho cucito con un filo a contrasto, cucendo un punto sì e un punto no, sempre lavorando col punto indietro. In questo caso, per esempio, parte del contorno, e il resto qui sotto l'ho cucito con il filo viola,
che era il filo dell'ala. La stessa cosa ho fatto per gli occhi, ho usato un filo a contrasto e nella parte in cui l'occhio non tocca il corpo, perché è fatto per sporgere un po', ho continuato il ricamo lavorando un punto sì e un punto no, e qui sotto ho cucito con il filo celeste, per esempio, dell'occhio, e in questo modo cuciamo gli occhi e le ali al corpo. Con qualche punto cuciamo il becco. Per le zampe prepariamo un nodino iniziale e ci agganciamo nel punto in cui vogliamo fare la zampa. Agganciamo il filo, lavoriamo 3 catenelle, un punto bassissimo e ripetiamo altre 2 volte 3 catenelle, un punto bassissimo. Sempre nello stesso punto. E tagliamo il filo lungo. E con ago e filo cuciamo le perline per gli occhi. E il gufetto è pronto. Per farlo diventare un portachiavi dobbiamo solo aggiungere un filo e da una parte agganciamo qualcosa. In questo caso, per esempio, ho messo il mini cuore amigurumi di cui vi ho fatto il tutorial anni fa, lo trovate nella i in alto a destra oppure nella descrizione del video, e
dall'altra parte dentro il gufo mettiamo l'anello portachiavi e questo scorrendo nasconde o porta fuori le chiavi. In questo caso mettiamo una piccola sfera amigurumi, ma potrebbero essere anche delle perline, potete mettere quello che preferite. Per fare questa piccola sfera vi lascio lo schema scritto qui di lato, voi potete riscriverlo o fotografare lo schermo. Con un pezzo di filo, ma può essere anche un filo diverso, un cordoncino, inseriamo all'interno del gufo e montiamo il tutto. E il portachiavi è pronto. Io spero tanto che questo tutorial vi piaccia. Mi rendo conto che è un po' laborioso, ma diciamo che se ci piace lavorare ad uncinetto, il bello è proprio questo. I dettagli poi fanno la differenza e secondo me lo rendono particolarmente simpatico. Fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto, come sempre, se rifate questo progetto non dimenticate di taggarmi nelle vostre foto. Lo potete fare in Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo, come sempre, vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!